Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, ci siamo? Tablettino, sono qui in piedi, quindi Boomer Shooter. Ma prima di iniziare vi ricordo che vi lascio in descrizione il mio link affiliato ad Amazon. Se voi accedete ad Amazon tramite il mio link, non so, lo salvate nei preferiti o qualcosa del genere, date una manina al canale a crescere, perché parte di quello che spendete finisce nell'account affiliato mio di Amazon. A voi non toglie niente, ma a me e al canalino fa guadagnare qualcosa. Andiamo avanti. Allora, questo era lo Favok, è un gioco che lo sviluppatore ha apertamente dichiarato che si è ispirato a Quake, ma adesso ci arriviamo. Noi siamo un non morto che viene risvegliato perché l'era lo Favok ha fatto regnare il caos praticamente, e noi dobbiamo fermarlo e a nostra volta diventare l'Herald of Havoc. Ecco, questa è la storia, basta, non c'è altro. Ci sono molte armi per andare avanti nella nostra missione, alcune molto originali, come per esempio la falce che uccide i nemici e rende le loro anime nostre schiavetti che combattono gli altri nemici a loro volta. Alcune sono ispirate esteticamente da Unreal, poi ci sono le armi in akimbo e ci sono anche molte armi, insomma, hanno la doppia modalità di fuoco con tasto destro e tasto sinistro, e questa è una cosettina presa da Unreal. E poi ci sono le armi classici, il mitragliatore, il pompone, e poi c'è un fucile che praticamente fa da cecchino, è un fucile a ricarica insomma, ma che prende lontanissimo, va bene così, insomma. Il movement non è lo strafe jump come uno si aspetterebbe da un clone di Quake, ma è il bunny hop preso un po' da Painkiller, ma non con tutta l'accelerazione che c'è in Painkiller. Insomma, non c'è un'accelerazione così elevata. I mostri sono molto vari, considerando che ci sono 3 capitoli, ognuno 3 episodi, ognuno da 6-7 livelli più o meno, e quindi più o meno è abbastanza variata la cosa. Anche i livelli, se presi singolarmente, cioè nella mucchia c'è il livello che sei nel deserto, il livello che sei dentro una roccaforte, il livello che sei in una cittadina, insomma sono variati. Il problema è presi singolarmente, che cioè le texture e gli oggetti 3D a giro per il livello sono sempre gli stessi, quindi è facile perdere, si crea confusione, insomma un attimino più di varietà l'avrei vista di buon occhio. Il gameplay è il solito, il trova la chiave, apre la porta, ammazza tutto quello che ti capita, e spesso e volentieri quando ammazza tutto quello che ti capita sono delle arene strapieni di nemici che arrivano da tutte le parti, ondate di nemici, e devo ammettere che nonostante tutto sono finito faccia a terra più volte di quante mi aspettassi. Poi può succedere che ci mette lì un oggetto, un muro, qualcosa, noi gli andiamo incontro e ci ritroviamo in un'area chiusa contro un nemico grosso che ci attacca, insomma degli attacchi di panico ogni tanto li fa venire. Ci sono anche i power up, come ogni classico gioco, c'è una specie di quad damage, è una cosa che rallenta il tempo, però l'ho trovata abbastanza inutile perché rallenta anche noi, quindi rimane tutto abbastanza patto, insomma. Capita ci sia ogni tanto qualche problemuccio con l'AIA, ma sinceramente non è nulla di cui preoccuparsi, è qualcosa di simpatico così che fa sorridere, non deficita il gioco. Un bel titolo sì, ma non mi ha fatto urlare al miracolo. Come clone di Quake continuo a preferire Dusk. Questo è un bel titolo che purtroppo, o per fortuna non saprei dirlo, finisce in fretta, 3-4 ore per finirlo più o meno. Sì, se uno vuole della leggerezza, che vuole spammare dei gran proiettili e andare avanti, ci sta, è un bel gioco. Però sinceramente mi aspettavo quel qualcosina in più che non ho sentito. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!